Bentornati signori, è un piacere riavervi con noi. L'ultima volta abbiamo salutato i nostri avventurieri, poco prima che uscissero dal tempio, dove hanno incontrato un quadro piuttosto curioso che ha attirato la loro attenzione. Abbiamo loro che stanno viaggiando, che stanno cercando la loro strada, ma essa è ancora lunga e devono ancora trovare la loro via. E devono stare molto attenti perché il male si annidia dietro ogni angolo, ma tutto sommato, con la giusta accortezza, riusciranno a trovare ciò che cercano. Si spera. Allora, l'altra volta eravamo rimasti che eravate entrati per l'appunto nella chiesa di Luxtos, dove eravate stati accompagnati dal vice sceriffo, laddove avete poi incontrato tutti quanti i vari personaggi del tempio, dove avete esplorato l'area scoprendo vari oggetti antichi, artefatti, manufatti. Una cosa che ha colpito la vostra attenzione è stata quella che nell'elenco di oggetti viene nominata pietra dell'invidia, una gemma piuttosto grande, da forma piuttosto particolare, che era in fondo a questo corridoio pieno di oggetti. E la cosa che vi ha colpito di più assieme a dei libri sui vari piani di esistenza diversi. Stavate uscendo dopo aver finito di esplorare la cosa e vi siete trovati davanti a questo arazzo, questa tela tutta decorata con quella che si suppone essere la storia della creazione del nostro mondo. Come dicevo l'altra volta, l'arazzo è diviso in vari quadretti, tra virgolette. Ogni quadretto rappresenta una scena diversa. Il primo quadretto è questo pianeta vuoto, viene rappresentato molto banalmente con strisce azzurre e verdi, e in lontananza c'è una stella che sta cadendo verso di esso. La raffigurazione ricorda anche un po' un ovulo e uno spermatozoo, per intenderci, è molto simbolica. Subito dopo c'è la stella al centro di questo pianeta. Intorno al pianeta si formano i vari simboli, rune, eccetera, del cerchio alchemico di cui prima. Intorno a questo cerchio ci sono 7 figure. Quella in alto è un corvo. Poi faccio il giro in senso orario, quindi al contrario per chi mi sta guardando. Corvo, un pesce, una volpe, una tartaruga, un'ape, un leone e l'Yggdrasil, una pianta gigante uguale a quella incisa sul tuo diario. Quadro dopo fa vedere che sullo spazio fra la stella e il cerchio alchemico iniziano a formarsi delle costruzioni, iniziano a presentarsi dei personaggetti, ci sono delle figure, fa vedere che sta brulicando la vita su questo pianeta. E gli animali e l'albero hanno cambiato posizione, adesso sembrano leggermente più grandi e leggermente più, direste, potenti, forti. Prima sembravano quasi dei cuccioli, adesso sembrano degli animali adulti. Arriviamo al quarto quadro, quello centrale, dove appunto, tranne il corvo che tiene la pietra azzurra nel becco, gli altri sono morti. Il pianeta è vuoto, è come se fosse stato cancellato tutto, e al centro la stella, che era rappresentata in bianco, adesso è nera. Nello schema dopo vedete che il corvo è scomparso e all'interno del pianeta sono apparse altre piccole figure. E intorno a tutto quanto il blocco
c'è come una sorta di vortice, una sorta di maelstrom. Quadro dopo ancora, i corpi di tutti gli altri animali sono scomparsi e si presentano 20 figure umanoidi che alcuni di voi riconoscono come gli dei. Ognuno, più che altro, sono molto stilizzati, ma sono riconoscibili per l'arma che hanno in mano, per il colore con cui sono decorati e tendenzialmente anche per le corone, per i copricapi. I 20 personaggi stanno appunto intorno al pianeta e al cerchio alchemico e dentro la vita ricomincia a brulicare abbastanza abbondantemente. Le figure questa volta sono rappresentate già grandi, sono già adulte, non c'è uno step in cui dici sono diventati più potenti come per gli animali, qua sono già forti. E nell'ultimo quadro, per l'appunto, si vede un successivo sviluppo di questa scena. Io noto che sono tutti abbastanza concentrati sul il quadro, o come posso definirlo, sull'illustrazione che c'è. Tra l'altro c'è una figura che ti colpisce. Quale? Fra quello in cui è scomparso il corvo e quello in cui compaiono i 20. In quello in cui è scomparso il corvo... I 20, le divinità intendi? I 20 sì, le 20 divinità. C'era il corvo con la pietra e il mondo vuoto. Corvo scomparso con un po' di roba dentro il mondo e poi compaiono i 20. Ecco, fra quello senza corvo c'è una figura che ti... può dire... non so, ti attira, ti fa dire... che particolarità. Com'è questa figura? Sembra un mago fondamentalmente. 2 triangoli. Però è solo in quello. In quello successivo, quando appaiono i 20, non c'è più. Qualcuno di voi per caso ha della carta e un pennello, qualcosa per cui scrivere? Io ho della carta. E potresti prestarmela, per favore? Mi sa che vuole vedere. Gratis. Prestare. Te la do io, non ti preoccupare, Grazie, sia grazie. la carta A che posto. il calamaio che l'inchiostro. Prima evitiamo qualsiasi. Benji, Sai scrivere? sì, so scrivere, sono anche piuttosto bravo. Mi raccomando, con parsimonia, l'inchiostro costa tantissimo. Va bene, in caso te lo ricomprerò. Non ho idea di quanto ne Ok. dovrò usare. Ragazzi, voi potete tranquillamente andare in locanda. Io mi prendo un po' di tempo per me perché credo che possa essere utile ridisegnare questa illustrazione. Ok. Ti prendi il 20 allora? Sa parlare, sa scrivere, sa pure disegnare. So Tanto fare più che un tante essere cose. da circo. Fratello Aisling, giusto? Asli. Asling, scusami. Che cosa rappresenta questo arazzo? Ma in verità è un razzo abbastanza antico. Rappresenta più o meno le leggende sulla creazione del mondo. La stella dovrebbe rappresentare gli antichi, quelli che hanno dato vita agli astrali, che secondo le leggende sono l'antenato comune di tutte le razze. Noi tutti, secondo queste leggende, deriviamo da questa antichissima razza che poi per motivi geologici, geografici e via discorrendo si sono trasformati in orchi, umani. Intendi i 20 che sono lì? I 20 no, i 20 sono le divinità. Allora, secondo questa raffigurazione, il mondo inizialmente era nulla. Poi arrivarono gli antichi che fecondarono questo pianeta dando vita agli astrali, questa antica razza. Gli antichi però non rimasero su questo mondo, proseguirono il loro viaggio e in loro invece lasciarono delle entità, che sono quelle creature disegnate intorno alle prime raffigurazioni del mondo. Inizialmente le entità crebbero assieme al mondo, aiutando gli astrali a crescere e fiorire, finché ad un certo punto non vennero corrotti dal loro stesso potere. La figura rappresentata dal corvo, che è abbastanza discussa, alcuni dicono che in verità ognuno di quelle entità rappresenti un difetto degli antichi astrali, altri suppongono che fossero effettivamente dei grandi demoni o via discorrendo di elucubrazioni. Fatto sta che qualcosa ebbe il sopravvento su tutti gli altri e ci fu una catastrofe, presumibilmente, che estinse gli astrali, o almeno gli astrali per come erano conosciuti fino a quel momento. Da lì in poi ci fu un periodo di, ibernazione, finché non arrivarono i 20.
eventi che crearono infine il mondo per come lo conosciamo oggi. O meglio, non tanto crearono quanto plasmarono quello che era stato lasciato dagli antichi. E sul corvo, cioè nelle raffigurazioni prima non ce l'hai, poi ha questa pietra nel becco, cos'è? E un'altra delle varie cose che vengono molto discusse. Alcuni dicono che prese il cuore degli astrali, ovvero la stellina che era al centro all'inizio e che poi in quello stesso quadro non c'è più, e che la trasformò in un'arma per sconfiggere gli altri. Altri invece sostengono che il corvo creò quel cristallo in opposizione agli astrali, e gli astrali, quando videro ciò che il corvo aveva fatto, ciò che colui che era stato messo lì per proteggerli poteva diventare pericoloso, decisero di andarsene, molto semplicemente. Altri sostengono che fosse un'arma, una chiave, comunque qualcosa che gli ha permesso di sconfiggere tutti gli altri. Gli metto un braccio su una spalla e me lo allontano un pelo e fa: voi immagino siete un uomo di cultura comunque, seppur di chiesa. Sì, padre Cagliano mi insegna praticamente tutto. Mentre mi allontano e gli parlo, mano a mano abbasso leggermente il tono. Faccio: per caso sapreste dirmi che cosa dice questo foglio? E gli tiro fuori il biglietto che io presi e io lo allungo. Lo guarda e fa: sembra Halfling? Sì, direi che Halfling o nanico in questo momento, perché non è una bella calligrafia, c'è un po' di imperfezioni. A pelle ti direi Halfling, ma potrebbe essere anche un imbastardimento del nanico. Da quando secoli fa uscirono dalle loro montagne e iniziarono a fondere le loro culture con quelle degli Halfling, la loro stessa scrittura ha subito molti cambiamenti, un involgarimento, diciamo. Però sì, forse ti direi che Halfling. Non lo so purtroppo, però, in città è pieno di Halfling a cui puoi chiedere eventualmente. Nessun problema, grazie mille. Niente, figurati. Nel frattempo io mi sono avvicinato. Mi scusi, anch'io avrei una domanda. Vorrei sapere esattamente quella figura lì. Indicandogli quella figura che tu mi hai detto che ha colto il mio interesse. E in quel momento ti guarda e prova a descriverla, perché sul mondo non c'è solo quello, ci sono tutta una serie di persone. Io nel frattempo è stata la prima cosa che ho disegnato, quindi gli faccio vedere. È posizionata proprio in quel riquadro lì, è questa qui. Ok, guarda il tuo foglio, poi guarda lì e fa: ma guarda, anche qui non so dirti molto. Presumibilmente con quella raffigurazione, se noti, i personaggi sono pochi, ma tutti quanti sono diversi. Si suppone che quelli furono i primi, l'anello di congiunzione fra gli astrali e le razze moderne, e che furono i primi a usare la magia. Alcuni addirittura sostengono che furono loro a richiamare i venti, ad attirarli sul nostro pianeta per farsi aiutare a plasmare la cenere che era stata lasciata dalla guerra dei precedenti custodi. Però non vi è nozione alcuna su chi possa essere. Da come è disegnato direi un mago. E chi è che ha disegnato questo bellissimo quadro? Guarda, non so dirtelo, è molto molto antico. Fai conto che addirittura non era alla chiesa di Luxos in origine era nel tempio che è scomparso assieme alla montagna dove ora c'è la voragine delle fauci. Una fortuita coincidenza fece portar via questo arazzo assieme ad altri oggetti poco prima che il miracolo finale abbattesse il drago. Però si sono perse molte informazioni. Ho bisogno di saperne di più su questa storia. Sai consigliarmi che cosa posso leggere? Biblioteca, cosa... Guarda, potresti chiedere a padre Cagliano. Grazie allora, e immagino ci vedremo più tardi. Certo, noi siamo qua. Io risalgo dando un ultimo sguardo all'arazzo e ritorno al piano di sopra. Al piano di sopra c'è appunto padre Cagliano che sta parlando con una mezzorca, anch'essa con tunica da chiesa. Il vice sceriffo è in lista invece? Vice sceriffo, sì, è in lista. In questo momento è
con braccia conserte che sta fissando una delle vetrate. Silenziosamente mi ci affianco. Sono mai stato un uomo di chiesa. Ah, neanch'io. Però ogni tanto va bene salutare gli antenati. Direi di essere qui per le 11. Se gli attacchi degli elfi delle profondità sono stati così agguerriti e improvvisi, la prudenza non è mai troppa. Ho già disposto 2 delle mie guardie cittadine fuori dal tempio per sicurezza, ma in verità sono abbastanza tranquillo. Non chiedermi il motivo, ma il tempio è stato l'unica zona della città che non è stato colpito. Perché non sapevano di doverla venire a cercare qui. E l'altra cosa che mi preoccupa è la loro capacità comunque di teletrasportarsi. 2 guardie alla porta secondo me non sono abbastanza, bisognerebbe metterle alla porta del museo, per così dire. Ma se quelli possono teletrasportarsi, posso mettere tutte le guardie che vuoi, ma se non so dove capiteranno... Capiteranno lì, se dovessero venire. Posso provare a chiedere a padre Caviano se posso inserire 2 delle mie guardie lì. Rimango lì in silenzio a guardare anch'io la vetrata, in realtà a dormire, ma non è vero. Rimango lì fermo. Le vetrate, per nozione comune, ogni vetrata rappresenta un grande eroe del passato. Partendo dall'entrata, arrivando fino al fondo, i primi sono gli 11 che combatterono contro Malagrad all'inizio di quest'epoca, e sono tutti quanti. Gli ultimi 7 invece sono gli eroi che 200 anni fa combatterono giù nelle profondità per riuscire a porre fine ai sismi che stavano distruggendo il mondo. E in questo momento il vice sceriffo si trova davanti alla vetrata dedicata a Tewin Falco. Volevo anch'io salire le scale e andare a chiacchierare con il padre Galliano. Ok. Beh, seguo lui. È ancora lì che bussa alla cintura di castità. Arrivo lì, padre. Buongiorno. Dimmi tutto, figliolo. Volevo sapere qualcosa riguardo al vicario, se lei avesse qualche informazione. L'ha mai conosciuto? È mai entrato in contatto? Conoscere il vicario? Come dire, no. Come penso nessuno. Ho bisogno di avere qualche informazione in più su di lui. Che cosa vuoi che ti dica, figliolo? È il più santo fra tutti noi. Forse l'entità mortale che più si avvicina ad un dio che ha toccato terra, dalla morte di Malagrad, fondamentalmente. Già che fosse mortale mi suona abbastanza nuovo. In accademia lo insegnano, lo venerano quasi come un dio. Infatti, è l'ultimo tramite che ci rimane fra i venti e noi. Sappiamo che almeno una volta era mortale. Cosa sia adesso, solo i venti lo sanno, figliolo. la ringrazio. Niente, si figuri. Noi invece che siamo ancora giù. Ma non vi sembra strano che, nonostante tutto quello che è successo qua intorno, questo posto non sia stato toccato? È abbastanza strano. Ma è possibile che loro per qualche strano motivo non riescano a teletrasportarsi qui? Forse c'è qualche incantesimo o Esatto, qualcosa. io stavo pensando a qualcosa che protegge questo posto. Uso individuazione del magico e so perfettamente che individuazione del magico mi individua tutto ciò che è magico, ma riesco a percepire qualcosa attraverso le mura, qualcosa attorno al perimetro della chiesa. Il problema è cosa non riesce a percepire. Ok, nel marasma di tutto riesco a comprendere se c'è qualcosa che effettivamente protegga l'intera struttura? Da dove sei non con precisione. Ci sono tante fonti diverse e fai conto che molte sono limitate dalle teche. Le teche sono sicuramente magiche, adesso lo capisco palesemente, e contengono il potere degli oggetti che ci sono dentro. Fuori però devono esserci altri artefatti, altri oggetti magici che, come se adesso tu guardassi il tetto e c'è della luce, sì, c'è della luce. Immagino sia un po' come cercare di capire in una stanza dove passano i cavi elettrici, ovunque. Più che altro, o davvero qui c'è qualcosa che non gli interessava assolutamente, oppure qualcosa che può essere protetto, magari non la percepiscono nemmeno, oppure qualcosa che invece gli potrebbe fare comodo. La pietra che hai con te è la stessa che è rappresentata in quel dipinto? Il colore è quello. Che sia la stessa, non lo so. Mi avvicino un attimo a Shiran,
più a bassa voce, cioè loro mi possono sentire ma gli altri sopra no. Senti, non è tanto per farmi gli affari tuoi, o meglio, sì, da un certo punto di vista, però in una situazione normale non te lo chiederei. Sì? Come sei venuta in possesso? Del mio bracciale? Sì, in breve. Re Corvo? Ok, Credo spieghi tutto. ok. Per caso Re Corvo somiglia a questa illustrazione qui? Beh, quello è un corvo. Che sia Re Corvo, non lo so, è un corvo, è molto generico. Beh, tu dovresti saperlo, dato che ci hai fatto un patto con Re Corvo. Ma non aveva quella forma lì. Mm. Sai meglio di me che il Re Corvo, a quanto pare ognuno di noi l'ha visto in un modo diverso, quindi Ognuno di noi è stato sedotto in maniera diversa dal Re Corvo. sì. Ma non so dire se è lo stesso. Quello sembra semplicemente un corvo. Beh, mi sembra una buona rappresentazione comunque. La pietra, il corvo, qualcosa di vero ci dovrà pure essere in quel dipinto. Di sicuro gli elementi ci sono. Il colore è questo. Tu che cosa ne Il pensi? corvo c'è. Io penso che qui c'è un indizio per quello che ci sta succedendo di sicuro. Riuscire a capire che cosa sta succedendo di sicuro non sarà facile. Se collaboriamo sicuramente sarà molto più semplice. Ok, collaborare di solito non esiste tanto nel mio dizionario, a meno che non ci sia qualcosa che... Ma in questo momento ne siamo costretti. Ok, fatemi giusto capire, dato che la rompicoglioni non è qui con noi, Ah, quindi possiamo stare un pelino più tranquilli, concordo. quanto la vostra vita, ok, credo che la tua sia già messa di merda così com'è, Grazie. però... Mi gratto la cloaca. Quanto... quanto la vostra vita è stata tipo... in un attimo. Stiamo parlando del Re Corvo. Credo sappiate meglio di me quello che lui può fare. Ok, tu hai avuto a che fare con Re Corvo, ma tu no. Io non so di cosa state parlando in realtà. Quindi delle due l'una. O siamo molto 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 fortunati, non so per quale motivo, oppure siamo degli sfigati del cazzo. Io non credo che siamo fortunati. Io Quindi siamo credo degli sfigati del che cazzo. siamo stati messi qui per un motivo. Io credo che sia l'indaco la cosa che abbiamo in comune. Per caso l'indaco, che intendete voi, ha un colore come questo? E mostro il pennello, che è sulla punta, ha quel colore lì. Sì? Sì, Sì, piccoletto. Tu vai in giro a dipingere di indaco le cose in questo periodo? No, l'ho trovato. E dove l'hai trovato? Non so dove me lo sono messo, però. L'hai messo No, guarda che tu hai dei vestiti che ti ha dato Lucius, Sì. un po' larghi, però delle tasche in cui infilarti le E cose. dove lo avresti trovato rubato? Lo ricordo? Lucius aveva detto che quando ti ha trovato assieme alla scimmietta avevi in mano questo cazzo di coso, ma da dove fosse uscito te, scimmia o pennello non ne sa nulla. Non lo so dove l'ho trovato perché in realtà mi sono risvegliato che avevo questa cosa con me. E quindi l'unica persona a cui potrei chiederlo non è una persona. Quindi chiamo la mia scimmietta. E lì ha abbracciato la tua testa come al solito. Quindi mi giro verso la mia scimmietta. Parlo con la scimmietta. Uso l'abilità. Scimmietta, per caso sai dirmi dov'è che ho trovato questo pennello? Ammesso che l'ho trovato io. Quando gli fai vedere il pennello, lei gira la testa e ti abbraccia più forte, come fosse spaventata, trema leggermente. No, beh, non da ammazzarti. È una scimmia così, è tipo Ma io grande sia una così. scena di un Sì, ma bucolico. io sono un po' autistico, ho problemi con il contatto. Che succede, scimmietta? Spiegati meglio, fammi capire. Inizia a scimmiottarti nell'orecchio e le parole chiave che capisci sono pericolo, paura, cattivi, rapimento. Non è stata molto chiara con me questa scimmietta, però dice che È una scimmia. il momento in cui l'ho trovato era un momento molto pericoloso e aveva a che fare con i cattivi, così li ha definiti. Ma Beh. non mi ha dato altre informazioni. È indaco, quindi Quello che vorrei capire è adesso cosa dovremmo fare?
Io ho alcune domande da fare al padre, già che lo ricordi. A dopo. Io esco, Vado su. io esco dalla chiesa e vado a fumare fuori. Io prendo da parte invece il padre Calliano e gli chiedo: mi scusi padre, ho notato nella tela giù, ho notato un albero. Mhm. Mi saprebbe dire qualcosa di più su quell'albero? Ma guarda, sono antiche leggende, si sa poco. Si suppone che quelli fossero i grandi pilastri, così vengono chiamati queste grandi entità che aiutarono gli astrali a creare la vita all'interno del nostro mondo. Alcuni popolarono i cieli, altri i mari, la terra, sopra e sotto. E ovviamente fra questi ci furono anche coloro che diedero vita alla natura, alle piante. E si suppone che quella pianta, quell'albero, fosse la progenitrice di tutto ciò che oggi è verde, fondamentalmente. E lo prendo un attimino da parte, lo faccio girare e gli dico: ha mai visto qualcosa come questo? Io dai? Vedi che prende degli occhiali. È interessante, fammi un po' vedere bene. Figliola, dove hai trovato questo oggetto? Era di mia sorella. Tua sorella. Interessante, che lavoro fa tua sorella? È una studiosa. Ma penso. Che cosa interessante. E te sai leggerlo? Purtroppo no. Una vera disgrazia. Lei mi sa dire cosa c'è scritto? Figliola. Non hai scritto tutto da tua sorella, lo sai, vero? Non lo so, l'ho solamente trovato. Posso chiederti se ne hai urgenza di tenerlo con te o se posso averlo in prestito? No, è di mia sorella, no, ne ho bisogno. Capisco. Fai attenzione, Chiara, sarebbe davvero una disgrazia perdere tali conoscenze. Grazie. Può solo dirmi qualcosa di più? Ti basti sapere che ti conviene tenertelo per te. Non tutti sono aperti a certe conoscenze come il sottoscritto. Ok, grazie. Non ne farò parola. Brava. E soprattutto meno ti impicci di quella faccenda mentre. Grazie. Lo rimetto via, nascostissimo. Se mi riavvicino a lei dopo qualche minuto, cioè dopo qualche secondo che lei si è allontanata dal padre, le dico: gli altri sono ancora giù? Sì, il piccoletto sta ancora disegnando, ma tra poco penso saliranno. Beh, che facciamo? Li aspettiamo? Vogliamo andare a mettergli fretta? Non ha senso, non abbiamo fretta, non adesso. In fondo la mezzanotte cade tra 6 ore, quindi lasciando la conversazione così mi siedo su una panchina e lentamente, come se tipo mi sciogliessi un pochino sulla panchina. Io esco fuori, cioè seguo dove è uscito lui e ti trovo fumando fuori. Sali, vedi lei seduta, lei in giro e lui fuori che sta fumando. Ok. Fuori ovviamente ci sono le due guardie del vice. Io mi avvicino a Leto. Tu sei un uomo di fede. Sì, così mi definirei. E di questa situazione che cosa ne pensi? Evidentemente gli dei hanno deciso di metterci su una strada da loro disegnata. Ma la mia domanda non è esattamente qual è la strada, perché questo neanche tu puoi saperlo. La mia domanda è: quali dei? Che domanda? I 20 dei creatori. E i tuoi dei sono quelli che sono raffigurati sotto. Io veneravo, in effetti. Non sono più così convinto dopo quello che mi è successo, ma diciamo che ancora credo negli dei, nella chiesa del vicario, una purezza degli dei che ultimamente è anche venuta un po' a meno. Tutto sommato so che se siamo su questa strada, evidentemente il nostro destino è questo. Rispetto questo tuo pensiero, ma tu pensi che il vicario o chi per lui possa aver anche solo accettato una situazione di questo tipo? Guarda questa fossa. A noi insegnano che il vicario non è altro che la voce che parlano gli uomini, ma anche le altre razze.
Gli dei sono la mente, ciò che sta dietro a ciò che accade, il loro volere è incontrastato. Non possiamo nemmeno stare a pensare di contrastarli in qualche modo. Quindi se gli dei ti chiedessero di morire, tu saresti contento di morire? Se gli dei mi avessero messo su tale percorso, lo porterei a termine. Te lo faresti un giro con me nella fossa? Sì. Sono curioso di capire un po' che cosa abbia provocato una tale stranezza come questa fossa. Insomma, una energia. Lo sapete benissimo in realtà. Ok. E all'inizio di quest'epoca, ciò che sconfisse lo stregone Malagrad, praticamente Malagrad giunse in questo luogo dove prima sorgeva una enorme montagna, sulla quale c'erano vari templi e praticamente tutto ciò che era il regno degli Asimar. Questo lo sanno tutti? Sì, questa è conoscenza comune, storia. Sì, elementari. Ok. Come se vi dicessi l'impero romano. Sì, ok. Gli Asimar, il regno degli Asimar, gli Asimar sono mezzi angeli, ali, volano, ecco. Malagrad nessuno sa esattamente che intenzioni avesse, fatto sta che giunse al centro del continente, dove siamo adesso, e iniziò ad attaccare con il suo drago sta cazzo di montagna. Gli 11... Tutti quindi conoscono anche il nome di Malagrad? Beh, certo, sì. Ok. Il grande stregone delle profondità. Ok, Esatto. perfetto. No, non è Quando importante. dici quello, tutti, ovviamente io non so nulla. No, tu cioè, sei tutti i in draghi. caso di nulla, proprio zero. Ignorante. Gli 11 iniziarono a combattere, alcuni direttamente sopra il drago. L'armatura del drago era praticamente un'enorme fortezza. Il drago praticamente muoveva l'intera base, quartier generale di Malagrad. Lo riuscirono a condurre sulla cima della montagna, dove iniziarono a combatterlo. Lì tutti gli 11. Alcuni riuscirono a sopravvivere, altri no. Oswald Hieronymus, mezzelfo, definito l'arcichierico, invocò il miracolo più potente che la storia del mondo abbia mai visto, invocando un vero e proprio raggio solare che passò da parte a parte il drago e tutta la montagna. Quando il drago venne perforato all'altezza del cuore, e l'insieme di esplosione arcana, il miracolo e l'incandescente contenuto del cuore del drago sciolsero tutta la montagna fino a creare questa voragine che va giù fino a Dio solo sa cosa. Ultima cosa per coronare: 200 anni fa i 7 che scesero giù per combattere eccetera scesero giù nel fondo della fossa delle fauci per combattere tramite un percorso che purtroppo nessuno conosce, e secondo le leggende una volta giù trovarono il drago ancora vivo e lo abbatterono, gli diedero il colpo di grazia. E anche questo lo sanno tutti. E questo sì, pure fate conto che dentro le vetrate raffigurano tutti questi eroi, perfetto. gli 11 e i 7. Te lo faresti un giro con me nella fossa? Per quanto sono curioso di capire che cosa c'è sotto, nel fondo, non c'è modo. Si narra che i 7 delle leggende abbiano trovato una via, ma purtroppo è segreta, non si può. Noi siamo 6. Magari. Cosa c'entra che noi siamo 6? Beh, 6, 7, più o meno. Sono matematiche. In modo approssimativo. Io in quel momento no, mi tolgo il cappuccio e cringio tantissimo. Fai proprio tipo... Piango dal sangue. Percepisci la sua fede vacillare. Che era esattamente il mio obiettivo. La balconata, se volete, 50 metri in là, cioè nel senso potete raggiungere e guardare il panorama. Noi passeggiamo come Saruman e gli altri. Avete circumnavigato tutto un lato del tempio, siete arrivati sul retro. Il retro si apre in questo cimitero, per l'appunto, entrate. Non ci sono cripte, non ci sono robe strane, sono tutte tombe normalissime, lapide e poi fossato. E finisce con un grosso balcone. Una volta arrivati sul balcone, vi soffermate ovviamente sulla ringhiera e vi rendete conto che praticamente buona parte della città di Fatumastra sorge su un crinale. È come un grossissimo scoglio che si affaccia nella voragine delle fauci. Quindi quando voi vi affacciate, sotto avete l'abisso.
e riuscite a vedere praticamente tutto il contorno e vi rendete conto che è una roba Enorme. enorme. Sì. Del tipo che se c'è un figlio che ti rompe le palle, lo prendi, lo tiri di sotto e Esatto. non lo troverai Non si mai vede il più. fondo? Sì, cioè, Nel Non momento si in vede cui il fondo? È oscurato? no, assolutamente. È Nel momento in cui buio. arriviamo sulla balconata, io guardo, È una spintarella. guardo bene, perché comunque non l'avevo mai visto. Sì. Guardo bene, mi rigiro verso di lui e dico: ok, forse sono stato un po' troppo affrettato. Forse. L'invito rimane valido. Io sto ridendo, certo. Comunque, parlami di te, ragazzo. Tu sei una persona di fede? Ma io... Evangelizzamelo tutto. Diciamo che ho girato questo mondo in lungo e in largo, ho visto un sacco di cose curiose, però non ho mai visto niente che mi abbia convinto. O meglio, qualcosa ho visto. Diciamo che, se posso, mi ci tengo alla larga. E come mai? Cosa non ti convince del mondo degli dei? Se gli dei fossero così presenti come vogliono far credere di essere, non succederebbero tante cose. Noi non saremmo qui, la tua fede sarebbe intatta, la mia vita sarebbe intatta, quella degli altri, non esisterebbe quel coso che sta disegnando sotto. Ma povero. Ti stronzi con me. Quando dici questa cosa annuisco È l'unica. leggermente proprio, però poi dopo una pausa dico: ma non è necessario che i dei siano buoni, non è necessario che debba tutto andare sempre così bene. Tuttavia c'è un equilibrio, ci sono dei buoni, dei neutrali e dei malvagi. Perfettamente bilanciato. Quindi alla fine c'è un equilibrio. Poi che comandino le trame della nostra vita e della nostra esistenza, quella è un'altra cosa. Però non ci si può far nulla, quindi tanto vale accettarlo e vivere di conseguenza. Sai, credo, e questo lo dico senza... Non c'è nessun insulto nelle mie parole, non c'è nessuna accezione negativa. Sai qual è la differenza forse tra me e te? Okay, tu dici di essere un uomo di fede, hai sempre vissuto convinto di determinate cose. E da quel che ho capito, fino ad adesso, insomma, hai vissuto una vita di un certo tipo. O mi sbaglio? Una vita che è abbastanza agiata, data la tua posizione. Oppure mi sbaglio? Beh, Non te la sei passata male? certo. Bene, io ho sempre vissuto sulla cruna del lago. Per tutta la vita. E ti posso assicurare che sulla cruna del lago hai un po' meno certezze. Però ti diverti un sacco. Beh, Kaiden, il dio della birra e del divertimento, è sempre con noi. Quindi anche lui è sulla cruna del lago. Non è detto che se uno sta bene non ne ha passate di tutti i colori. Nella vita non ho sempre vissuto una nobile. Ho anch'io fatto delle cose di cui mi pento e ho anch'io vissuto la giornata. Perciò non credere che sia sempre stato agiato e tranquillo nella mia esistenza. Tuttavia, gli dei mi hanno regalato degli anni di tranquillità, di cui sono grato. Beh, allora ringraziali da parte mia per avermi tolto tutto. Puoi benissimo parlare con loro, non c'è bisogno che ne parli. Oh, se parlassi io con loro, fidati, mi sentirebbe. In quel momento mi giro e guardo la fossa e interrompo così la conversazione riflettendo un po' su quello che mi ha detto. A me è partita la sci. Io mi aspettavo lui che lo prendesse e gli facesse: guarda Sim, questo tutto un giorno sarà così. Guardando l'abisso, hai un senso di... Vuoto? quasi di affanno. Cioè, senti l'ansia, vertigini, non sai, però per qualche secondo viene respiro pesante. Poi scosti un attimo lo sguardo, ti ritigli dopo pochi attimi e sei più tranquillo. Però è un momento di... Solo guardando nell'abisso. Sì, dopo che hai guardato per un paio di minuti in realtà, dopo che ci sei andato in fissa.
Sono vicina ad Anne e lo sto guardando disegnare. Anna, tu mentre disegni prendi anche nota, scrivi cose? Beh, ho preso, diciamo che forse gli appunti che ho preso qui potrebbero essere appunti che mi sono scritto, quindi... Ok, quindi non hai fatto soltanto il disegno e basta, hai fatto il disegno e note di quello che ti ha raccontato. Sì, in realtà qua mi sono segnato dei nomi e cose del genere, quindi... Manda al master, sta disegnando bene. Sta disegnando molto bene, cioè sta praticamente Nuovo facendo Michelangelo. esattamente la roba com'è. Un po' più semplice, Sì, un po' sì, più sì. stilizzata, non è che sta facendo un'opera d'arte con le ombreggiature, però è preciso, cioè guardando il disegno, guardando quello dici ok sì, è chiaro. Però quello che sta scrivendo non lo capisci. Ok, mi rivolgo ovviamente a lui e gli dico: certo che per essere un animale strano disegni davvero bene, Perché mi chiami sempre animale? perché non ho mai visto niente del genere. Insomma, non puoi essere umano. Non sei sicuramente totalmente umano. E secondo te che cosa sono? Perché non mi sento né un animale né un umano, però ammetto che anche al nostro primo incontro, quando mi hai parlato in un certo modo, mi sono sentito sottomesso, proprio come lo è Jackie, con te. Te l'ho detto, non ho mai visto nulla del genere. Io sono praticamente vissuta tra gli animali, ma non appartieni sicuramente né alla loro razza né alla nostra. Però tu sei l'unica qui che mi somiglia un po', non in quanto bruttezza, ma in quanto altezza. Soltanto perché sono bassa. Sì, Mi viene da ridere. Sì, vai con naturalezza. Senti, ma... Scusa. Mi stai dicendo che sono bassa? Io sono un halfling, è normale che sia bassa. e Tu non assomigli a me, però. Non credo che tu sia come me. perché se io fossi mezzo halfling e mezzo animale, vorrei appunto cercare di capire qual è la metà che corrisponde alla mia razza, perché anch'io mi rendo conto che non sono né uno né l'altro. Non è cane, non è lupo, sa soltanto Secondo te quello sono che più un non- halfling o un ognomo? Sai, non ho mai visto un ognome in vita mia. Considerate che dei presenti nessuno ha mai visto un ognomo, anzi li conoscete come creature leggendarie ma estinte alla pari di Tiefling, Asima. Vedendo le piume ti viene... L'ognomo non è una roba che ti viene... Ah, è un ognomo piumato. No, è una bestia strana, è quello il primo Ah. pensiero. Ok. Perché più di una volta mi hanno definito sia halfling che gnomo, che creatura, che animale, che bestia, da quando vi conosco. E non capisco che cosa sono. Io non ho mai visto un ognomo in vita mia. L'ho soltanto visto in alcune illustrazioni, però non erano molto precise. Poi ce ne sono di diverse. Non se ne vede uno da veramente molti anni. Ah sì? E come mai? Beh, non ne ho idea. So soltanto che da quello che dicevano i libri sono spariti. E guardando le mie piume, Ne stacco una e gliela porgo. Come strappare Ormai non ne hai più lei, fate 300 ormai. No, così presente non sarà... un ciuffo di pelliccia. Io lo guardo così. No, è non un ti sei colpo di- fatto male? questi Si No. fa male, è attaccata dentro. ho la soglia del dolore molto alta Dentro dentro di me sto morendo in realtà. Ragazzi, cioè immaginatevi che sono degli spuntoni, ma proprio spuntoni, cioè ti esce sangue. Sì, mi hai Sì. tolto una penna, esce Ho sangue. fatto il fighetto della situazione, in realtà sto morendo Mi dentro. stai dando una Sta piuma piena rimorchiando. di sangue, tipo. Fammi un tiro salvezza su tempra. E porca. Ma non ti sei fatto male? Ah, sono un vero uomo io. Siamo a posto. All'incirca. Sì, all'incirca. Vedendo questa piuma, secondo Io la te, prendo così. a quale creatura potrebbe appartenere? È un... Tiro conoscenza su natura. Uno, direi fenicottero quindi. No, direi Fallimento elefante. critico. Sì, sei. Tu sai che sono tante le razze che si sono estinte. Gli Asimar, gli Asimar sono i mezzi angeli, i Tiefling, i mezzi demoni, eccetera. Vedendo quella piuma ti viene prima a pensare agli Asimar,
Poi addirittura ti sovviene l'idea che potrebbe essere, c'erano alcuni progenie di drago, ovvero gli uomini lucertola, che potevano avere del piumaggio. E ti viene da pensare, potrebbe essere rettile anziché volatile, e quest'idea ti solletica. Sai, non credo nemmeno che possa essere una piuma di uccello. Jackie si è allontanato schifato. E vabbè. E adesso anche ti guarda con gelosia, tipo, ah, sì, adesso cosa fai con quella piuma? Dai. Mo dove la metti quella piuma? Dai. Me la metto nella borsa. Ah, una borsa. Una borsa? Una Ti borsa. ringrazio allora. Beh, non ne ho idea, davvero, non saprei. Comunque disegni davvero troppo bene per essere un animale. Grazie, ma effettivamente è un'altra delle cose che mi fa domandare cosa ero nella mia vita prima del blackout. È proprio tutte queste cose che so, cioè vi ho sentito parlare anche altre lingue e pur non sapendo che lingue erano, le ho compreso perfettamente quello che dicevate. Capivi le altre lingue? Sì, Dunque, stavano parlando elfico, mi pare, se non sbaglio. Parlando halfling dico, ma io so parlare anche la tua lingua. E sei di che? Sti cazzi. Come coglioni. Incredibile. Questo è davvero strano. Già, Non so, magari eri un pittore, uno studioso, uno scrittore. Mi sembra molto strano che tu non riesci a ricordare quello che eri, però ti ricordi benissimo queste lingue. è strano anche per me, fidati. L'unica cosa che so, o meglio, che mi riguarda della mia vita precedente è questo. e tiro fuori per la prima volta davanti a loro la targhetta. Davanti a lei. Davanti a lei, sì, pardon. La targhetta che avevo trovato. Ma non riesco a capire proprio il senso di tutta questa cosa. Che cosa c'è scritto? Caleto. Caleto, credo. Comunque sei stata molto gentile, sei forse l'unica che mi ha parlato come una persona normale. Quindi ti regalo questo che ho fatto mentre disegnavo. Ah. Che carino, grazie. Grazie a te. Ah, ma è anche vero, È cioè. anche vero, L'ha Simo veramente disegna. fatto. Simo disegna. Arrossisco e torno a disegnare. Grazie mille. Mi riaccosto. Jackie fa una planata, gli dà una beccata dietro il coppino e se ne va. Chiedi a tempo. Jackie! E percepisce una piuma alzata così. Ma sai parlare anche la sua lingua? Io so parlare con gli animali, anche se non è che parlino poi così tanto, cioè dicono cose che non... Però hai capito un vaffanculo fra i vecchi Credo abbia di detto che Jack. sono molto carino. So che non è vero. Certo. Ha detto proprio quello. Galgit. Galgit. Ci sta a provare fortissimo. Cioè, Con una biondona. Lesbica! Che cosa ti turba? Ti vedo sempre così arrabbiata, così. Galgit. Shiran, giusto? Ah. Se devi farmi la predica siamo al posto giusto, il pulpito è là in fondo. Non è una predica, vorrei solo capire perché sei sempre così amareggiata. Magari posso aiutarti. Apprezzo quello che stai cercando di fare, ragazzina, ma ci metterei troppo tempo a spiegarti. E soprattutto non mi fido ancora, non mi fido di nessuno di voi. Non è pregiudizio, non è che mi avete dato motivi per non fidarmi di voi. È che troppe volte nella mia vita la gente mi ha coltellato alle spalle e ne porto i segni. Quindi abbi pazienza. Se non sono pronto a condividere il mio passato, le mie sventure con te o con chiunque altro. Beh, ma non è che devi raccontarmi proprio tutto, però è chiaro che comunque siamo un po' tutti sulla stessa barca e che abbiamo avuto parecchie disavventure. Magari se ci aiutiamo fra di noi, chissà, può venire fuori qualcosa di buono. Almeno capire perché sei sempre così nervosa. Magari non tocco l'argomento.
Mi alzo, mi avvicino a lei e le sussurro all'orecchio. Immaginati che la mia vita sia stata presa, rigirata, scombussolata, ferita, quasi uccisa. E ti risvegli il giorno dopo e non sei più chi credevi di essere. Tutto quanto è stato preso e buttato nel cesso. E adesso vivi ogni giorno, guardandoti allo specchio non sapendo più chi sei. Pensando che stai patendo le peggiori sofferenze del mondo mentre qualcuno si approfitta di tutti i tuoi sforzi, di chi sei, di cosa rappresenti. Io mi sveglio la mattina respirando rancore e sputando odio, finché questa situazione non sarà risolta. Ho un solo obiettivo. E se voi non farete parte della soluzione, non vedrò altra scelta che proseguire per la mia strada. Beh, spero che non sia così, dato che Mi ridiscosto a una distanza normale. abbiamo parecchie cose in comune tutti quanti, quindi spero che il tuo obiettivo coincida col nostro, anche se non credo. Ho i miei seri dubbi. Purtroppo anch'io, ma continuo a dirti che forse possiamo aiutarti. Beh, parlami di te allora. Dici che siamo sventurati tutti quanti, siamo tutti sulla stessa barca. Che cosa ti ci ha portato su questa barca allora? Ho perso la mia famiglia, o almeno ho perso quello che era la mia famiglia, che rappresentava. Non so se posso salvarli. Credo che il Re Corvo si sia divertito a scombussolare un po' tutte le nostre vite, non so se anche la tua. Di sicuro ho qualcosa per cui tornare, anche se non mi sembra il tuo caso. Hai qualcosa per cui tornare? Dove? A casa. Casa. Non hai una casa, un villaggio, una famiglia? Mi lascio prendere un attimo dalla nostalgia, giusto per un istante. No. E a Fatumastra, su tutta Luxastra, in ogni città di questo stupido pianeta, penso che tutti prima o poi diventiamo orfani, niente di più. Quindi capisco il tuo dolore, ma non mi è una cosa nuova. Spero per te che tu riesca a salvare chi ti sta a cuore. Grazie. E non sono così cinica da dirti di lasciare ogni speranza. Non lo farò. Non sono il tipo. Ma preparati sempre al peggio. Beh, ho visto che con queste cose non si scherza. Leggo la tristezza nei tuoi occhi e anche in quella dei nostri compagni, quindi Allora devi imparare a leggere meglio i volti della gente. La mia non è tristezza, è puro odio, rabbia, rancore. Ci sono persone che moriranno per ciò che mi hanno fatto e altre che spero di essere ancora in tempo di strappare a un destino crudele. spero di poterti aiutare se possibile. Sai in cosa ti stai andando a impelagare, ragazza? Beh, magari i tuoi interessi coincidono coi miei, non credo, però chissà. Il Re Corvo mi aveva detto di venire qua, che avrei trovato altre persone e che il mio destino si sarebbe rivelato di fronte ai miei occhi. Puoi ben immaginare quanto poco io creda al destino, al fato. E l'unica cosa che abbiamo trovato sono state noie, guai. Ma è chiaro che il Re Penuto ci vuole insieme, altrimenti perché ci avrebbe portato tutti qui? Sì, ma chi è? Che cosa vuole? Perché? A me non ha fatto niente di male, o almeno non credo, per adesso. Oh, a me sì. Diciamo che mi ha ingannata. E allora se ha ingannato te e magari ha portato sventura a qualcun altro dei ragazzi, e invece a me no, possiamo fidarci di un'entità superiore? O magari sta soltanto giocando con le nostre vite? Forse sta giocando, rimane il fatto che se voglio salvare la mia famiglia purtroppo devo stare al suo gioco. O gioco o li perdo. Forse no. 3 settimane fa ho giocato a quel gioco, non al tuo stesso gioco.
ho seguito il piano, ho fatto quello che mi aspettavo, mi sono fidato delle persone al mio fianco e ho perso tutto. Non giocare al gioco, cambia le regole. Fai il tuo gioco. Grazie del consiglio. Mi alzo ed esco. Io rimango lì a riflettere su quanto mi ha detto.